l'ambientazione a caldissimo, è lunghissima, mi gira tantissimo la testa. Primi al parcheggio, siamo pronti per iniziare la nostra giornata ad Europa Park. Buongiorno! Scusa, non siamo a Disneyland. Ah no, tu hai sbagliato maglietta. Oggi, come avete visto, siamo in compagnia della Tesla Model S Plaid e c'è un motivo particolare per cui abbiamo scelto questa macchina, perché oggi andremo a provare la novità 2024 di Europa Park, Voltron, una nuovissima attrazione nella nuova area di Europa Park Croazia, tutta a tema Nikola Tesla. Sono le 8 del mattino, questa volta siamo stati bravissimi, siamo arrivati all'apertura, non abbiamo fatto solo il rope drop, ma abbiamo fatto il car park drop, cioè eravamo davanti all'ingresso del parcheggio, siamo stati i primi a parcheggiare. Quando venite qui ad Europa Park vi consiglio sempre di venire un'oretta prima dell'apertura, perché il parco potrebbe effettivamente aprire un'ora prima dell'apertura, vi fanno mettere in coda davanti alle attrazioni. Comunque oggi ci dedicheremo a Voltron. Siamo venuti qui grazie a First Ticket, il portale in cui abbiamo preso i biglietti per Europa Park, ma non solo, anche l'hotel in cui stiamo, un hotel bellissimo secondo me, super vicino a Europa Park. E su First Ticket, vi ricordo, un sito completamente in italiano, potrete trovare non solo hotel e biglietti per i parchi italiani, ma anche, come vedete, per i parchi europei e anche negli Stati Uniti d'America. Se avete seguito la mia serie americana lo sapete benissimo. Quindi se avete bisogno di venire ad Europa Park vi lascio il link qui sotto per comprare i biglietti direttamente dal loro sito. Vi ricordo che i biglietti che vi arriveranno saranno biglietti a data aperta, ciò significa che una volta comprati, prima di venire qua direttamente dal sito di Europa Park dovete inserire il vostro biglietto sul sito e scegliere la data in cui venire. Noi adesso procediamo verso Voltron. 8:15 e il parco ha già aperto. In realtà ovviamente il parco non apre tutto, anzi apre solamente un po' l'area italiana e apre soprattutto Voletarium. Però io vorrei scoprire se ci si può già mettere in coda per Voltron. Ok, siamo arrivati ufficialmente nella zona italiana, sono le 8:20, adesso vediamo a che ora apriranno, anzi a che ora faranno cadere la corda davanti alla zona italiana e da qua sicuramente andremo in fila a Voltron. Ora, non è malissimo perché davanti a noi non c'è tanta gente, quindi giusto il tempo di arrivare là e secondo me riusciamo a farla con pochissima attesa. Aperto, corri! Dov'è? A dritto. Va tutti di là! Nuota! Dentro il lago! Dai qua, via. Corri! Ah no, non si corre! No, sì, si può correre no, non lo so. Ora vediamo se riusciamo ad arrivare a Voltron con una coda decente, altrimenti comunque c'è la Virtual Line per Voltron. Dopo vi spiegherò come funziona e poi vi spiegherò anche che cos'è questa nuova area, che cos'è la Croazia, che cos'è Voltron e cosa c'entra con Nikola Tesla. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati nel... Oh, c'è la prova! Ah, quindi non sei legato sopra. Ok, ottimo, quindi tanto airtime teoricamente. Soprattutto riprese facili. Esatto. Perché, tra l'altro, non so se lo sapete, ma a Europa Park sono intelligenti e si può filmare sulle attrazioni, semplicemente dovete avere l'imbragatura da petto. Quella è l'unica cosa che dovete avere. Perché dico che sono intelligenti? Perché per un parco è pubblicità gratuita. Ovviamente noi adesso stiamo facendo la coda normale, come vi dicevo prima c'è anche la possibilità di fare la Virtual Line, che però vi fa saltare un bel po' di coda. Questo pezzo di coda è tematizzato, quindi sappiate che se utilizzate la Virtual Line sì, saltate la coda, ma saltate anche un pezzettino tematizzato, che devo dire che è fatta molto bene. Per ora abbiamo fatto solo il pezzo esterno, dove vedo delle grandi bobine, ovviamente a tema Tesla, dopo ne parleremo. Sappiate che questa coda per ora è completamente all'aperto, anche se ci sono degli alberi che ovviamente se cresceranno vi faranno da ombra, ma in realtà ce n'è un po', dai. Lo sapevo. Ci si bagna lì?
C'è la coda che ci si bagna. No, non ci si bagna tanto, però bello qua. Si rinfresca un po', d'estate ci sta. Wow, molto molto bella questa coda. Cosa ne pensi, Mirko? È la prima coda seria che vedi te? Bellissima, sono un sacco emozionato, vi giuro. Perché lui è la prima volta che viene all'Europa Park ed è la prima volta che fa un parco, diciamo, serio. Questa coda è veramente incredibile. Pazzesca. Animatronics fighissimo. Adesso lo vediamo da vicino. Tra l'altro mi piace tantissimo in alto che ci sono tipo dei vetri dove si vede la gente passare, che vedo, non vedo, sembrano quasi degli schermi, molto molto belli. Un po' stile steampunk, possono permettersi di non tematizzare il soffitto perché... Perfetto, anzi credo sia tematizzato, quelli non sono foil. Sì, no, però è mezzo tematizzato, diciamo. Sì, sì, sì. Bellissima questa coda, veramente. Ora mettiamo la roba negli armadietti. Oddio, con una mano è difficilissimo. Cioè praticamente io metto questo, poi metto questo, chiudo, faccio così. Ok, quindi il mio è l'N50. Ma va! Bellissimo! Ma che cos'è? Altro che soffitto tematizzato! Ci sei? Ciao! Buongiorno! Tu non hai niente sotto i piedi! Oh, ma parti subito! Oddio! Cosa succede qua? Boh. No, adesso fa così. Ah, fa indietro e avanti. Porco! Non aspettavo! Miseria! Madonna, è lunghissimo. Bello. Reazione a caldissimo. È lunghissima. Mi gira tantissimo la testa. Anche a me, pure la pancia. Ok. Vabbè, usciamo e ci vediamo dopo, aspetta. Quindi fai ripassare la carta, semplicemente prendi le tue robe dall'altro lato. Comodissimo. Ok, siamo sopravvissuti a Voltron, appena usciti. Porca vacca che... Allora, molto molto bello, però ti scombussola tantissimo. Per me non è assolutamente il mio preferito di Europa Park. A livello di coaster ha tantissime inversioni, quando sei sopra non ci capisci niente, tanti lanci. Il primo lancio, tra l'altro, adesso possiamo effettivamente parlare di Voltron. 7 inversioni, 4 lanci, 2,2 secondi di airtime continuativo.
positivo, quindi per chi ama l'airtime è sicuramente un buon dato, ed ha tra l'altro il record mondiale di lancio più ripido, perché questo ha un lancio di 105 gradi, quindi un lancio che vi fa andare in verticale e poi all'indietro addirittura, ed è situato all'interno della Croazia, il nuovo quartiere di Europa Park, che adesso esploreremo, il 17° quartiere di Europa Park. Voltron, che tra l'altro è costruito ovviamente dalla MAC, proprietaria di Europa Park, ditta costruttrice di montagne russe, ed è una nuova tipologia di coaster che si chiama Striker Coaster. All'inizio mi ha lasciato un pochettino stranito, perché prima di partire c'è questa sorta di pre-show che ti fa saltare un po' sui binari e poi dopo effettivamente c'è il lancio iniziale. Io ve lo dico, odio le cose con troppe inversioni. Mi ha dato un po' fastidio alla testa, gira molto, è molto lungo in realtà, me l'aspettavo un pochettino più corto, e forse è anche una cosa negativa di questo coaster che sia così tanto lungo, perché effettivamente dopo un po' inizi a dire porca vacca, ma quando finisce? Comunque adesso chiediamo, dato che non voglio solo la mia recensione, chiediamo anche altre recensioni dei nostri compagni di viaggio. Non facciamo le recensioni del pubblico perché qua parlano tedesco, non sarei in grado. Efren, che era di fianco a me, tra l'altro abbiamo notato che i due posti centrali hanno il pavimento sotto, mentre quelli laterali non hanno un bel niente. Abbiamo fatto anche come prima, quindi io sono freschissimo. A me è piaciuta, nell'insieme è bella lunga, cosa che in realtà ho apprezzato. Le inversioni non hanno... Io personalmente non ho percepito troppa forza G, non l'attrazione della vita per quanto mi riguarda, non la mia preferita del parco. Anche secondo Però me. tra tematizzazione e tracciato per me è positiva alla Assolutamente un ottimo lavoro, cioè Sì, c'è sì, poco sì. da dire. Allora, per me è una montagna russa, cioè vabbè, ovviamente di recentissima, nuova tecnologia e tutto, bellissima. Però è troppo lunga, secondo me quelle lunghe devono essere come il Silver Star, po' meno quindi molto inversioni. godibili, esatto. E questa è troppo frenetica, no? Inversioni, airtime uno dopo quell'altro, dopo un po' dici basta. La prima parte mi è piaciuta troppo, la seconda dicevo ma guarda, tra un pochino finirà. Sì, esatto, anch'io ho avuto quella sensazione lì. Mirko, primo Io sono coaster ancora scombussolato, è un po' così. Mi ha dato un sacco fastidio, ma soprattutto ho avuto una reazione strana alle braccia e alle mani che a un certo punto mi si sono bloccate. Quindi non so se è dovuto alla cervicale o... mizza, era è proprio vero. bloccata così e non riuscivo a muoverla. E non ero attaccato, cioè ero scombussolante, devo dire. È vero, anche Forse secondo me. troppo lunga. Sara invece? No, non mi è piaciuta. Cioè, Addirittura? no, bella, però troppo mal di testa. Ho patito mal di testa da subito. Tu parli a livello di attrazione, cioè perché a livello di tema... Tema, bella, no, è bella. Ok. Però io ho messo male Livello di alle tempie e esperienza. male tutto dietro e continuavo a sentire solo mal di testa. Infatti a volte cercavo di tenerla bloccata. No, e non ho provato adrenalina e quindi no. È molto soggettiva questa Voltron, quindi se voi avete avuto l'opportunità di provarla, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi ha dato fastidio o meno. Adesso vi racconto un po' la storia che c'è dietro Voltron e ci esploriamo insieme la Croazia. La verità è che Jack e gli altri stanno invecchiando, quindi dopo una certa età i coaster cominciano a essere provanti, soprattutto con tante inversioni, e quindi credo sia per questo non gli sia piaciuta. In realtà hanno ragione, probabilmente l'avessi fatta a fine giornata anch'io avrei patito, però... Greetings from Croatia in Europa Park, Germany, Rust. Yes, welcome people. Come on to the Europa Park. Very, very good. Have a nice day. Qual è la storia che c'è dietro Voltron? È molto bella perché è collegata con la storia di Voletarium, se non sbaglio, perché io tempo fa a Voletarium ci avevo preso un portapassaporto che ha lo stesso logo che è ripreso qui a Voltron, il logo della ACE, ossia l'Adventure Club of Europe, una società, diciamo, in cui Nikola Tesla fa parte, e in questa società hanno scoperto una nuova invenzione, diciamo, fatta ovviamente da Nikola Tesla, vi ricordo, scienziato famosissimo, realmente esistito ovviamente, nato in Croazia però poi si è trasferito in America. Vabbè, questa è tutta storia, se volete ve la studiate. Nell'hotel New Yorker. Ecco, povero. Cosa? Ma che fa? Madonna, che ansia però. Ma così si è aperta la finestra e Salve. l'ora? Ah sì, perché sono le 10. Parla? Oh! Col logo del... Gli occhi che sbattono mi mettono un'ansia incredibile.
Comunque dicevo, Tesla ha fatto questa invenzione grazie alla quale gli esseri umani vengono aspirati nei flussi di energia cosmica e trasportati da un luogo all'altro sotto forma di fulmini elettrici. Quindi praticamente ha inventato il teletrasporto. Noi attraverso Voltron saremo trasformati in fulmini elettrici, sperimenteremo questa nuova sua invenzione. Tra l'altro, a proposito di Nikola Tesla, io e Efrem non siamo venuti qui, come avete visto all'inizio video, con una macchina casuale. Non con una, ma con due Non Tesla. con una, ma con due Tesla, tutte e due grigie. Io con la Model S Plaid ed Efrem con la nuova Model 3 Highland RVD. Questo per dirvi che comunque noi solitamente quando veniamo ad Europa Park ci spostiamo sempre in macchina. Generalmente in elettrico. Io non sono mai venuto qua su in Europa in generale senza una Tesla. Non so se ci sono altri modi per arrivare qui ad Europa Park, perché me lo chiedete spesso. Io purtroppo arrivo qui sempre in macchina. Lui tra l'altro che è da Milano ci ha messo ancora meno di me. Io da Parma più o meno 7 ore, una roba del genere, 7-8 ore. A Milano sono 5. C'è il Flixbus che parte da Milano e arriva qua. Vero, volendo c'è il Flixbus. Ah, è vero, c'è Mirko che torna a casa in treno, quindi sicuramente lui vi saprà dire di più. Cos'è? Traumatize? Qua è traumatizzante secondo me, te lo dico. Proviamo, boh. Perché ci infiliamo in queste cose strane? Cosa stiamo andando a fare? E questo è il bello, non sapere. Ma è tipo quello del Giappone. Sì, sì, ma te dormi, lui c'ha il jet lag. Gira già tutto. Tu dormi pesantemente. È vero. Buonanotte. Buonanotte. E va. Sarà dura alzarsi? Sarà dura? Sì. Madonna, ma che strano parlare. Rimomba tutto. Sì. Ma io mi addormento. E la Madonna è difficilissima. È peggio di Voltron. È stato più intenso questo. Madonna, siamo trasformati in vampiri. È stato super intenso, vero? Madonna, io non ce la faccio più. Allora, è una sorta di misto tra Expo, cioè un'attrazione che potrebbe stare in un Expo Croazia e il Team Labs del Giappone. Fa un po' scoprire le bellezze della Croazia, la qualità video discutibile. Diciamo che se siete stanchini e volete rilassarvi un attimo, ci può stare come attrazione da fare. In realtà non c'è molto da dire su questa nuova area di Europa Park perché è molto molto piccola e oltre a Voltron e all'attrazione che abbiamo appena fatto non c'è nient'altro. Non so se è un'area in espansione perché qua dietro di noi c'è una costruzione, quindi non so se sarà un hotel o se sarà una nuova attrazione, ma sembra proprio un hotel da vedere. Ed è il 17° quartiere ad arrivare all'interno di Europa Park. Europa Park, vi ricordo, un parco a tema Europa, quindi se venite qua ci saranno le varie aree tematizzate, c'è anche l'area italiana e questa nel 2024 è stata la 17ª area aperta di Europa Park. Guarda, qua c'è qualcosa molto Uncharted. Vai ragazzi, decifrate. Un Hidden Mickey! Ma che usando il... Sono tutti Hidden Mickey. Vedi, bello che dalla coda di Voltron, volendo, tagli a sinistra, puoi salire su questa torretta da cui vedi tutta l'area della Croazia, che ripeto, non è grandissima, però bello che ci siano questi punti panoramici. Molto bello quel dettaglietto lì in alto, un po' stile steampunk, un po' stile che ricorda appunto Nikola Tesla sotto l'animatronic di Nikola Tesla. Mi è appena venuto in mente che non sono mai stato in Croazia. Neanch'io. Ma ora sì. Ora sì, esatto. Conta. Guardiamo i souvenir che ci sono qui da Voltron, perché in realtà, ripeto, l'unico posticino dove comprare souvenir è proprio l'uscita di Voltron. E poi direi che l'area croata l'abbiamo finita.
piace tantissimo il logo che hanno fatto di Voltron, molto molto bello, e amo le cose così, cioè le monetine io le amo. Mi piace molto questo merch, questo cappello no, non mi piace, però invece questo è molto bello. Ah no, cacchio, No, non è regolabile. questo sì. Ah, ma no, ma perché? Ah, allora questo. No, uffa, perché i rossi sì? Questo è un'altra regolazione, però è a bottoni. Comunque, per un cappellino, porca, 35 euro, mizzica. Allora, felpa indubbiamente fatta bene, ottima qualità, 75 euro. Bello anche questo zaino. Questo 50 euro, non male. Carino, 35 euro la lampadina di Voltron, che non è male. Ecco, quello che a me manca è un telo da piscina. Dopo comunque andiamo a Rulantica, se siete curiosi di vedere il video faremo il video a Rulantica, vediamo se c'è un telo carino a Rulantica, se no in caso può essere che prendo un bel telo di Voltron. Quanto merce hanno fatto? Hanno fatto tutto il merce del mondo tranne il cappello con la regolazione dietro nero. Vabbè. Comunque, questo era il negozio di souvenir. Noi in questo momento stiamo uscendo dall'area croata. Non abbiamo preso niente da mangiare perché in realtà non abbiamo visto troppe cose interessanti. Non c'è nulla di particolare. Ma sono le 10:40, probabilmente apriranno dopo. Magari torniamo a vedere se c'è qualcosa. Questa era Voltron, novità 2024 di Europa Park. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che questo video sia piaciuto. Così mi raccomando, non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. E noi adesso continuiamo la nostra avventura all'interno di Europa Park e andiamo a fare direttamente il Can Coaster, uno dei miei preferiti. Poi magari nel prossimo video di Europa Park vi metterò la classifica dei miei coaster preferiti di Europa Park e vi dico subito che Voltron non è tra i primi.